Onde nor Turesie bilden petelön an una lesica. Den bisque pus an odoravas che petelön te bilușle dela combustibil brusen. Te dela lo vasden anu teni bilu revalo i taco te sera clă da te ce spati tu zăreva zutraden. Petelön ans brăl no vese coraste za tu un spat. Tode bila pana lisica che na möla trignite male, uome da kako ne so bile velake ne lisičice. Niti so möla fisne kar za jest, anu lisica na si misla da kobe na me inskuat. Allora, na sera club, la seu zeta notisca kej za indet, ne tu lisicicen. Na popadra no sporto, na suezela u kušio, den velike šjal anu našle. Našle, anu sera den bot tes kukurikalo. Den petelin kukurikal. Na seu stavele. Anu te parialo da te dira tu glave, da to bolaka, da te ne mora biti da jedan petelin tode, ko da sa bilo šli vsi damo. Allora na spese vzela, anu na spešla, ma ne si mislila, da nama sta atenta, da ti ne čuješ če kaj. Našla, anu te spes kukurikalo. Allora na vedela, da je zaprav den petelin, da ne ni bila samba. Anu na rekla, nja ja vinda këte së, anu të së mëj. Našla rude be blizu, tukë bil petelin, ona ga videla u da lëq. Anu pa petelin bil jo vidio, këna mëllë vë pene wajer zastron. Kono došla je tu blizu, ona delala da na miša kaj te u listje, da na mana lës kaj, ona gledala na un, te da mu je sunce visake. Na polednula na un, ga polednula, anu na mu rekla. Oj, me da koga se vide. Ko delaš ta une? Petelin rekel, te žen dušo, kar je men. Ma no, pojdi dela, no sedne ta per mle, a no, prave me da cosa ne novetade so ta deme. Dio, te batela sta moć za me zvišio, a no za medjat, no ta u športo. Ma no, dejna, rekel, no co mi se zdela smöje, ne viš da se me fermale kontrat, se me fermale kontrat milisice, ta municipi, da ne bomo moji viti jedele kokoši. To je una rosajanska pravica. Questa era una favola resiana, tratto da una favola resiana, e ho pensato di iniziare il mio intervento così, nella mia lingua, per farvi sentire un po' un pezzo molto grande, una fetta molto grande della nostra identità, dell'identità dei resiani. Sono molto orgogliosa di portare su questo palco il tema dell'identità, che è un tema alla fine molto complesso, quindi ho cercato di confezionarlo un po' secondo la mia esperienza. Sono di Resia, appunto, mi chiamo Cristina Buttolo, ma il soprannome di famiglia è Plotzava, della famiglia Plotz, quindi abbiamo dei soprannomi di famiglia. La lingua è un elemento fondante dell'identità di una comunità. E la nostra lingua è una lingua ricca, molto complessa, perché prima faccio un inciso, ho parlato sì in resiano, ma in San Giorgino, quindi Pebiscu, la variante di San Giorgio, perché dovete sapere che la nostra complessità si riversa anche nelle varianti linguistiche, perché abbiamo la variante di San Giorgio, con cui mi sono espressa prima, c'è la variante di Prato, di Stolvizza, di Osiaco, di Niva e di Ucea, quindi veramente una comunità parlante numericamente non esorbitante, ma molto, molto varia. Una lingua misteriosa, la nostra, al centro dell'attenzione di molti studiosi che hanno inteso indagare su quelle che sono le origini. Anche tanto mistero attorno a noi, quindi si ipotizza proprio, si favoleggia proprio, no? Ci sono anche dei miti che ci riguardano, che riconducono la nostra comunità ad antiche origini anche lontane come quelle russe, anche favorite, che ne so, anche da semplici canzoni come la conoscete tutti probabilmente, la Roseane, dalla Russia l'Antenat, Stabilit Sotiltianin. Sono tutti miti che sì, ci fanno piacere perché comunque siamo orgogliosi quando siamo al centro dell'attenzione, ci piace raccontarci,
ma alla fine non sono un'esigenza che noi abbiamo, forse è un'esigenza altrui quella di definirci, perché noi in realtà siamo resiani e solo resiani, ci sentiamo proprio così, e anche gli studiosi che sono arrivati in valle hanno sempre, diciamo, messo tra i loro appunti proprio questo inciso, che ci sentiamo un po' veramente diversi e unici rispetto proprio alle popolazioni contermini con cui abbiamo condiviso la storia politica e amministrativa, quindi anche i friulani e gli italiani in generale. Ma come si forma l'identità? Beh, l'identità si forma nei primi anni di vita, e quindi tutto quello che noi apprendiamo nei primi anni di vita è un bagaglio che noi ci portiamo per la vita, no? Un'identità che ci condizionerà per sempre, tra le braccia della mamma, quindi tra le braccia amorevoli della mamma, che noi abbiamo quello che si dice l'imprinting, no? E acquisiamo anche un codice linguistico che appunto si chiama lingua madre, non a caso si chiama lingua madre. Ma la lingua non è solo un modo di parlare, come potete ben sapete anche voi. La lingua, al di là di un codice linguistico, è come un grande contenitore che è quasi un mondo, perché è un modo di pensare, un modo di vivere, attiva certe aree cerebrali piuttosto che altre, no? Ogni lingua, quindi ogni popolo che parla una lingua diversa, ha un modo di rapportarsi alla vita, e così anche per i resiani, quindi non è scontata la lingua per l'identità, è molto importante. E un po' l'identità è come un fantasma, come possiamo anche, diciamo così, come similitudine accostare l'identità alle fasi di maturità di una persona, perché noi quando nasciamo appunto riceviamo questi primi insegnamenti, no? E quindi cominciamo a formare un'identità. Poi quando cresciamo, che ci dobbiamo confrontare con gli altri, così come un fanciullo che in adolescenza, diciamo, si scontra con e si relaziona con l'esterno e entra un po' in crisi, ecco che comunità come la nostra, che sono, diciamo, numericamente inferiori rispetto al mondo in cui sono inseriti, in cui vivono, magari si entra un po' in conflitto a una certa fase della propria vita, perché ti rendi conto che sei molto diverso dalle persone con cui ti rapporti per motivi poi di studio, di lavoro e sociali, insomma, no? E quindi ti senti sì diverso, ma vieni visto in maniera diversa. A volte vieni visto in maniera diversa anche in senso negativo, con diffidenza, e quindi un po' vacilla questa tua identità. Poi però, come l'adolescente che cresce, ecco che anche la maturità cresce, arriva il momento in cui l'identità matura con te e fa parte del tuo modo di esprimerti, e non ne farai mai più a meno, anzi sarai orgoglioso di portarla con te e di farla vedere agli altri, come sto facendo io in questo momento. Però l'identità non è solo lingua, perché è fatta di tanti altri aspetti. Noi abbiamo un patrimonio materiale e immateriale molto vasto: la musica, il ballo, tradizioni, le pravezze, le favole resiane, come abbiamo sentito prima, e diciamo che la vita ci ha portato a essere anche molto duri nel rapporto con gli altri, perché comunque ci ha temprato la fatica, il lavorare duramente, una terra comunque la nostra, la Varresia, ricca di tantissimo ma povera di tante altre cose. Però siamo anche un popolo che ha dentro una gioia, una voglia di vivere, di ridere, di scherzare immensa. Infatti un altro elemento della nostra identità molto forte è la musica e il ballo resiano, che proprio vanno a braccetto. Ecco, l'immagine alle mie spalle esprime molto bene anche quello che è proprio il carattere dei resiani, no? Questa è la Pusta Vanadöja, la domenica di Carnevale. Ecco, se noi siamo qui, se io su questo palco sento suonare la musica resiana, non posso stare ferma, mi devo necessariamente muovere, perché questo mi smuove dentro qualcosa, e così è per tutti noi resiani. Quindi dicevo, duri, seri, lavoratori, molto concentrati nel lavoro. Se conoscete qualche resiano potete darmene conferma, siamo molto concentrati, molto seri e molto duri.
Però sappiamo anche scherzare, sappiamo anche godere delle bellezze della vita, siamo anche molto ironici, difatti tanti modi di dire resiani sono proprio improntati allo scherzo. Le identità sono molto diverse l'una dall'altra, ci sono diverse identità, quindi devo necessariamente farne accenno, visto che il tema è questo. Ci sono identità nazionali, ad esempio noi resiani nazionalmente siamo italiani perché abbiamo sempre condiviso le sorti della Repubblica. Ci sono le identità regionali e ci sentiamo friulani, siamo in Friuli Venezia Giulia e noi sì ci sentiamo friulani. Ci sono le identità politiche, linguistiche che abbiamo già visto, culturali, ci sono le identità di tipo personale, di tipo sociale. Tutte queste identità hanno in comune un fattore, il senso di appartenenza e di identificazione ad un gruppo o a un luogo in particolare, che è quel senso di appartenenza e di identificazione che per noi è una forza, per tutti quanti noi, e sviluppa dei legami emotivi molto importanti, perché ci rende forti e consapevoli di appartenere a qualcosa di unico. Tutte le comunità hanno dei simboli. Questo, alle mie spalle, è uno dei nostri simboli, il Monte Canin, con i suoi 2587 metri. Quando noi ci raggiungete la Varresia, non dalla parte dell'Alta Valtore, che è uno degli sbocchi e delle vie d'accesso, quindi Ucea, Sella Carnizza e quindi giù in Varese, nella vallata principale, ma quando arrivate da Resiutta è come se vi incuneaste in qualcosa un po' di angusto, no? Perché vi sembra quasi di andare in una vallata, oddio dove sto andando. Però poi dovete pensare che noi resiani siamo molto emotivi, no? Con i nostri simboli, come in questo caso. E quando facciamo quella famosa curva e soprattutto rientriamo in valle dopo diverso tempo, facciamo quella curva e vediamo questa cosa, questa catena alle nostre spalle, ci emozioniamo tantissimo, perché è il nostro simbolo, lui è lì, il Monte Canin, che ci veglia, ci protegge, e ci veglia veramente, veglia sulla nostra storia, la nostra storia ultramillenaria, perché siamo in questa bellissima regione da più di 1400 anni, quasi 1500, e quindi lui è lì, che ci accoglie, ci saluta, ci dà il buongiorno, ci dà l'arrivederci, e quindi noi siamo emotivamente molto legati a questa montagna. Siamo un popolo migratore, perché siamo qui, vi ho detto prima, da un certo periodo di tempo, anche se è un lungo tempo. Siamo arrivati qui al seguito della discesa di queste tribù slave, no? E queste montagne, per un certo qual modo che ho detto prima, che ci proteggono, ci isolano, ma fino ad un certo punto, perché in realtà la comunità di Rese, i resiani, per ragioni di sostentamento, sono dovuti migrare anche dopo, in diversi periodi, no? Siamo abili commercianti, mercanti, conoscete tutti gli erottini resiani, quindi l'artigiano, e quando i resiani rientravano in valle ovviamente importavano, fra virgolette, quelle che era la novità del tempo, per cui le innovazioni, se le dovessimo chiamare con il termine di oggi, e anche prestiti linguistici, quindi sì, il resiano è una lingua slava arcaica, ma anche molti prestiti, tra cui anche prestiti friulani, perché abbiamo sempre condiviso comunque la storia politico-amministrativa dei friulani alla fine. Come ci vediamo e come vediamo gli altri. Mi sembra che rosajanske, te druge sotte lasche, te nesche, te bosche. Ovvero, noi siamo resiani, chi non è di Resia per noi molto semplicemente te den lasche, è un italiano, così in senso generale. Oppure Denischke vuol dire tedesco, Den Buschke uno sloveno, per cui ancora questa forte identità che ci fa un po' sentire al centro dell'universo, ma non proprio in quanto così solo nell'universo, ma un colore nell'armonia generale dei colori. Questo è l'asse di disposizione genetica
delle popolazioni proprio europee. Giusto un accenno a questo progetto che ancora di più ha dimostrato un po' quella che è un po' l'unicità anche genetica dei resiani. Noi siamo quelli laggiù in fondo. Ospiti di gente unica, questa è una vegnita simpatica giusto per dire resiani unici al mondo, certo che no. Auspici, mi piacerebbe che ristabilissimo il valore dell'identità nella sua forza, proprio nella sua valenza positiva. Questo concetto è stato in effetti molto bistrattato nel tempo, no? Per cui noi pensiamo all'identità come qualcosa di oscuro, di brutto, di anti-europeo, anti-globalizzato, no, niente di tutto questo. Dobbiamo riscoprire il valore dell'identità come un modello così per portare avanti questi sani valori, perché nella diversità noi siamo comunque facenti parte di una comunità. Quindi l'identità resiana come musa ispiratrice del futuro, qualcosa però sta cambiando. L'Unione Europea, pensate, solo nel 2012, leggo, ha ricevuto il premio Nobel per la pace per aver contribuito a trasformare la maggior parte dell'Europa da un continente di guerra in un continente di pace. Eppure sappiamo benissimo tutti quello che sta succedendo. Ecco, tralasciando insomma le interpretazioni di natura geopolitica che non mi competono, è un po' a rischio l'identità di tutti, no? E questo, diciamo, è un pericolo. E vorrei concludere dicendo che l'identità, come senso di identificazione ad una comunità, assume un valore molto contemporaneo, in quanto ci rende individui, cittadini del mondo con solide radici, fatti di buoni propositi. Ecco che resiani e resia diventano una musa ispiratrice per il futuro, in quanto culla di una cultura conservatrice, sì, ma non oppositrice, che nel tempo ha saputo rafforzare il senso di identificazione con valori improntati alla pace e alla pacifica convivenza tra i popoli. In effetti i resiani sono emigrati in molte parti del mondo, ma si sono sempre adattati al nuovo ambiente, anche accogliendone le regole, giustamente, no? Si sono sempre distinti per il loro lavoro, ma sempre nel bene, mai nel male. La globalizzazione è in continuo movimento, fagocita tutto perché vorrebbe livellare tutto, anche le diversità, ma questo è un pericolo. Le diversità vanno mantenute perché sono la vera bellezza. Ecco che dobbiamo abbandonare l'idea che la diversità sia qualcosa di negativo e quindi che la modernità sia l'essere uguali, ma invece abbracciare l'idea che solo più identità formate da individui che fondano le loro relazioni su principi sani di pacifica convivenza può renderci migliori e può migliorare questa nostra società. Concludo con una poesia dedicata alla madre, intesa in senso più ampio anche come terra madre. Matte, kotti jötjes na jöjtu, tusse bölen na spettitu, sulze tve na shushi, spö che na je blizu tabè, che bene bel ogni, bene bel pas vit. Grazie.